La quintessenza del Pakistan è più o meno questa. Ma a farci capire quanto complesso sia questo paese dal punto di vista geopolitico, basterebbe una sola parola: Kashmir, e potremmo associarci la frase: di chi è il Kashmir? Indiano o pakistano? Ne parleremo in un altro video, voglio lasciarvi un pochino la suspense, perché oggi, Dömer Minaro Herrar, voglio riallacciarmi alla serie sui paesi Stan che è rimasta al momento all'Uzbekistan. Ho fatto un sondaggio su Patreon e i miei mecenati hanno deciso per me quale fosse la loro preferenza su quale nazione fare, e quindi eccoci qua al Pakistan. Se volevate il Kazakistan, picchiate loro. Piccola premessa: dal 1947, anno in cui il Pakistan ottenne l'indipendenza, il paese ha avuto una storia breve ma molto turbolenta, un lato oscuro che lo ha reso ben noto al mondo intero. Regolari conflitti religiosi, catalizzatore di movimenti islamici estremisti, una storia decennale di colpi di stato e regimi militari, violenze generalizzate alla popolazione civile, una cultura jihadista radicata nelle frange più estreme, povertà e sottosviluppo diffuse, sistema educativo esangue, odio storico verso India e Bangladesh, volevo dire il secondo Pakistan, quello cattivo che si è ribellato nel 71, eterna diffidenza a nord per gli afghani e i loro profughi, accesso alla bomba atomica, visto con timore e preoccupazione dagli occidentali, una repubblica islamica parlamentare federale, poco federale, ancor meno parlamentare. A ripensarci forse non era il caso di andarci così pesante, però ormai è andata. Risolleviamoci così il morale. I love Pakistan, I will sacrifice my life for Pakistan! I love Pakistan! Molto bene, ora che abbiamo accennato a tutti i pregi di questo paese, cerchiamo meglio di capire, in linea generale, la realtà delle cose. Sesta potenza mondiale a livello militare, oltre che la quinta nazione più popolosa al mondo con 216 milioni di abitanti e con un pool di ingegneri e scienziati vastissimo, il Pakistan vanta prospettive di sviluppo sulla carta immense. Possedendo uno dei porti con la profondità delle acque più elevate al mondo ed essendo un collegamento naturale tra l'Asia centrale e settentrionale con l'Oceano Indiano, il paese è inoltre una nazione ricca di risorse naturali, da depositi di gas naturale a minerali di vario genere. Ma quali sono allora i problemi concreti di questo paese così promettente? Per comprendere il Pakistan, la prima cosa da tenere presente però è il coinvolgimento delle parti interessate nelle questioni politiche del paese. In Pakistan ci sono stati 5 principali attori coinvolti nella lotta per il potere: capitalisti, famiglie di tipo feudale paragonabili alle caste indiane, militari, burocrazia corrotta, potenze esterne, prime fra tutte India, Stati Uniti, Iran e Cina. Storicamente parlando, il Pakistan si trova in una posizione geostrategica molto importante, in un crocevia commerciale incastonato tra le acque del mare Arabico a sud, le catene dell'Himalaya e del Karakorum a nord, con il picco del K2 di oltre 8600 metri, le vette aride e brulle dell'Hindu Kush a ovest e la fertile e popolosa piana dell'Indo a est, nella quale si sviluppò l'antichissima civiltà della Valle dell'Indo. A causa delle antiche rotte commerciali e delle invasioni da parte di popoli afghani, mongoli e turchi, l'esercito ha avuto un ruolo attivo nella regione e la guerra ha sempre rappresentato una costante. La mancanza di unità sociale è sempre stato uno dei maggiori problemi del Pakistan. Per la maggioranza Punjabi, quasi il 44%, seguita da Pashtun, Sindhi, Saraiki, Mujair, Beluci e tanti altri. Questa varietà si riflette di conseguenza sulla cultura e la lingua delle varie minoranze. Il Punjabi, la lingua maggioritaria con quasi il 40%, il Pashto, il Sindhi, il Saraiki, l'Urdu, lingua franca del paese sebbene parlata solo dal 7% della popolazione, il Beluci e così via. A questo c'era poi il fattore territorio da aggiungere. Ben prima della dominazione inglese, il territorio pakistano aveva al suo interno aree montane e desertiche rimaste praticamente intaccate dal processo di, tra virgolette, civilizzazione moderna. Si trattava di luoghi remoti dove le culture tribali erano rimaste pressoché invariate. Con l'indipendenza dall'impero britannico e la separazione dall'India nel 1947, il Pakistan raggruppò per la prima volta in un'unica entità i suoi territori eterogenei, rivelandosi fin da subito uno stato molto debole e fragile. Ogni 24 km in media si ha un nuovo dialetto, quindi per un totale di circa 300.
Sebbene l'Islam fosse stato sbandierato come aggregante per formare il Pakistan, cioè il paese nel quale dovevano confluire tutti i musulmani d'India, era evidente che la religione in sé per sé non sarebbe stata mai abbastanza forte da tenere insieme tutta la nazione. Il nuovo confine territoriale con l'India, tracciato senza dar conto di logiche demografiche ma solo con linee nette e poco prestabilite, costrinse oltre 70 milioni di musulmani rimasti sul versante indiano a migrare massicciamente in Pakistan. La ricostruzione di uno stato indiano voluta e sostenuta dal padre spirituale del Pakistan, il nazionalista Jinnah, e dalla sua lega musulmana panislamica, doveva infatti basarsi su un accordo che prevedesse la creazione di uno stato che riunificasse le regioni a maggioranza islamica: il Punjab, il Sindh, il Belucistan, il Bengala e l'Assam, cioè il Pakistan nella sua interezza, letteralmente la terra dei puri, separandola da quell'entità che Jinnah aveva definito Indostan, la terra degli Indù. PHSTA, no, non sono impazzito, questo fu l'acronimo coniato dal nazionalista Rahmat Ali, che andò a formare il nome del neonato stato, al quale fu poi aggiunta una piccola i. Ma prima ancora dell'ideologia c'era bisogno di altro per dare ordine alle cose, a cominciare da un solido apparato militare burocratico, elementi che sarebbero mancati per molto tempo all'interno del paese, almeno 20 anni. In semplici parole povere, il paese fu un esperimento creato forzatamente sulla carta per semplice spirito separatista. Un'altra premessa importante è che poi il Pakistan, al tempo dell'indipendenza, non era affatto sviluppato come l'India. L'India ereditò una capitale federale funzionante, con la maggioranza dei funzionari pubblici disposti a continuare a ricoprire i loro incarichi, nonostante la partenza degli inglesi. Il Pakistan dovette invece creare da zero una nuova capitale, un nuovo governo, trascurato dagli inglesi per larga parte e usato solo come bacino a cui attingere per il personale dell'esercito. Il paese versava in condizioni arretrate ed economicamente drammatiche. Prima ancora che a livello sociale, la divisione del paese era dove, se non è a livello sociale, a livello politico. Le regioni del Punjab, del Sindh e del Bengala erano governate da grandi signori feudali, a cui poco importava dello sviluppo delle loro comunità. Il Belucistan era sotto il controllo di violenti capi tribali, mentre altri centri urbani, come la futura capitale Islamabad, avevano una comunità imprenditoriale praticamente assente, dal momento che gli scambi commerciali e le grandi finanze erano stati, prima dell'indipendenza, per lo più in mano a mercanti e imprenditori indiani e di religione indù. L'Islam era stato certamente un forte aggregante, ma non si era tradotto in un solido apporto con cui formare uno stato coeso e potente. Come Jinnah aveva affermato, la nostra religione, i nostri ideali islamici saranno la nostra forza motrice per raggiungere l'indipendenza. Parole veritiere, che però nascondevano una realtà ben diversa. Uno dei primi problemi, la presenza di milioni di sfollati, richiedeva un'azione urgente da parte di un governo centrale che, oltre a non avere ancora una struttura formale, non possedeva né risorse né competenze sufficienti alle quali la sola fede islamica non poteva dare risposta. Per stravolgere le parole attribuite a Massimo d'Azeglio, si era fatto il Pakistan, ma non i pakistani, e forse nemmeno tanto il Pakistan. Agli occhi dei padri fondatori, e stando alla sua prima costituzione, cambiata poi 4 volte, il paese sarebbe dovuto diventare uno stato sociale, tracciando una via di mezzo tra socialismo e capitalismo nel mondo dell'allora guerra fredda. Ma la storia degli esperimenti politici in Pakistan fu più che altro la storia di una lunga serie di fallimenti che furono il risultato della lotta per il potere. Da una parte c'erano i Nawab, cioè i nobili signori musulmani, i grossi feudatari dell'intera regione indiana e pakistana. Aizzando le masse attraverso l'uso della religione fino a livelli estremisti, il loro scopo fu sapientemente quello di creare uno stato musulmano a sé stante. Dall'altra, accanto ai grossi signori locali promotori della Lega musulmana, c'erano i funzionari pubblici pakistani che, a differenza della massa ignorante, erano stati addestrati dai britannici a tenere in riga i popolani. Neanche ad un anno dalla nascita del paese, nel 47, fino poi al 58, il Pakistan sarebbe stato teatro di scontri e di una violenta lotta per il potere tra feudatari e burocrati, un'alternanza di ministri che in media si verificava di 1,5 all'anno. Per rendere l'idea semplifichiamo all'estremo. Liaquat Khan, primo ministro del paese in carica dopo la morte del padre spirituale del Pakistan, Jinnah, nobile musulmano, assassinato. Khawaja Nazimuddin, nobile musulmano, assassinato. Muhammad Ali Bogra, burocrate, infarto. Chaudhry Muhammad Ali,
signore feudale, infarto. Hussein Shahed Sharawadi, signore feudale, pneumonia e infarto. Ibrahim Ismail Chundrigar, burocrate, ictus. Feroz Kannun, signore feudale, infarto. La lezione che potremmo imparare è: tieni le tue coronarie, non fare il primo ministro pakistano. A causa della continua spaccatura tra le varie parti, fu subito chiaro che l'alternanza dei primi ministri e l'assenza di una continuità politica in seno alla Lega musulmana non faceva altro che ostacolare i progressi del paese. Questo causò così la perdita della maggioranza politica islamica nelle elezioni del 1955. Supportato dunque dal fervore popolare, il nuovo presidente Iskandar Mirza, esperto burocrate, licenziò subito i membri del ministero precedente e impose la legge marziale nell'ottobre del 58. 2 giorni dopo l'introduzione del regime militare, Mirza appuntò come nuovo ministro Ayub Khan, allora capo delle forze armate. Mai dare il potere al capo delle milizie armate è come dare il coltello nelle mani del proprio carnefice. 3 giorni dopo la decisione, la prima cosa che il nuovo ministro fece fu quella di rovesciare con un colpo di stato il regime di Mirza e autonominarsi presidente. Già. Ayub Khan sarebbe diventato una delle figure cardini della storia del paese insieme a Zulfikar Bhutto negli anni 70. Per capire il governo di Ayub Khan e le sue politiche è importante guardare alla politica internazionale del periodo, cioè quella della piena guerra fredda. Con una classe aristocratica orientata a favore degli Stati Uniti, il Pakistan di Khan si andò a configurare fin da subito come un possibile deterrente contro l'avanzata sovietica in Medio Oriente, lasciando nelle mani americane la base aerea di Peshawar al confine con l'Afghanistan. Diventando l'alleato chiave di Washington nella regione, Islamabad poté così assicurarsi un'enorme quantità di aiuti internazionali e di afflussi finanziari con cui poi poter smuovere per la prima volta l'economia del paese e dar forma a una nuova classe sociale, il ceto capitalista. Sotto la guida di un gruppo di economisti statunitensi, Khan perseguì una politica economica basata sul principio della prosperità il prima possibile. 9 anni per fare una prima vera Costituzione, la furia ci stava tutta. Fu durante il suo regime che il paese sarebbe entrato de facto in mano a più di una ventina di famiglie industriali e imprenditoriali, un qualcosa di diverso dal passato dove a governare erano stati essenzialmente i latifondisti. Tuttavia la gestione capitalistica non fu affatto rose e fiori. I ricchi mantennero il loro status con il denaro e l'intera economia rimasti nelle mani di poche famiglie, mentre i poveri furono sempre più poveri, il 90% dei quali era rimasto completamente analfabeta. Troppo lussuoso, diceva il governo, spendere i preziosi fondi americani nella costruzione di scuole e università. Le famiglie benestanti vivevano per lo più nel Pakistan occidentale e la maggior parte del lavoro e dello sviluppo si ebbe difatti all'interno di questa regione. In quell'area che noi oggi chiamiamo Bangladesh, ma che all'epoca era nominata Pakistan orientale, cominciò lentamente a formarsi un radicale sentimento di odio verso i pakistani occidentali. A questo si aggregò in breve tempo, a partire dal 1968, un folto numero di persone che andò ad aumentare le fila del movimento per l'indipendenza del Bangladesh. Pressato da questioni etniche sempre più forti e con la seconda guerra del Kashmir contro l'India ormai prossima allo scoppio, Khan pensò bene di accentrare su di sé il potere. Non fidandosi della democrazia parlamentare e inasprendo la legge marziale, il presidente introdusse un sistema elettorale tutto suo, dove una minoranza sparuta di 80.000 persone su una totalità di 45 milioni di pakistani all'epoca avrebbe avuto il diritto di scegliere il presidente del paese. Una struttura decisamente oligarchica. L'operato di Khan fu però per certi versi migliore di molti dei suoi predecessori, grazie a tutta una serie di riforme agricole e di piani di investimento industriali, di privatizzazioni e di nuovi fondi dedicati al settore terziario ed educativo che portarono il paese a muovere i suoi primi passi in avanti, al punto da diventare una delle economie asiatiche a crescita più elevate. Furono dei primi risultati positivi che però Khan ottenne con l'abuso di potere, un compromesso necessario in un paese instabile come il Pakistan. Il suo agire politico fu un dubbio amletico. Il dubbio amletico per eccellenza. Il fine, cioè il miglioramento economico del paese, giustifica i mezzi, vale a dire l'abuso di potere? Stazioni idroelettriche, dighe, un programma spaziale, nuove infrastrutture e un reddito nazionale lordo aumentato del 45% ci suggerirebbero di sì. Le critiche che lo incolpavano però di aver lasciato almeno 5 milioni di persone sotto la soglia di povertà con appena $2 al giorno sembrerebbero suggerirci di no. L'aumentare delle proteste nel Pakistan orientale e lo stallo della guerra in Kashmir con l'India nel 1965 furono la spada di Damocle che pose fine alla carriera di Khan. Costretto a dimettere
dimettersi nel 69, l'ex presidente lasciò campo libero a due leader che nel frattempo si erano fatti strada in due parti separate del paese. Zulfikar Ali Bhutto, sedicente laico e socialista, figlio di una forte casata feudale del sud del Pakistan e fondatore del Partito Popolare Pakistano, e Sheikh Rahman, nazionalista bengalese e padre della nazione per tutti i cittadini del Bangladesh. Le elezioni generali del 1970, successive alla caduta di Khan, non fecero altro che polarizzare in due il paese, accentuandone la separazione in Pakistan orientale, dove Rahman vinse a mani basse, e in Pakistan occidentale, dove la maggioranza dei voti andò a Bhutto. Fu il disintegrarsi della nazione in due compartimenti stagni, il Pakistan da una parte e il Bangladesh dall'altra, quest'ultimo guidato dal movimento nazionalista bengalese con sede nella nuova capitale Dhaka. La guerra di liberazione bengalese e la creazione del Bangladesh fu uno di quegli episodi di storia strumentalizzata e mistificata. Per il Pakistan la guerra fu un'umiliazione totale. Per trovare un capro espiatorio che non fosse il governo di Islamabad, il Pakistan additò come responsabili della sconfitta tre attori: l'India, il Muktibani, le forze di resistenza bengalesi, e il generale Khan Niazi. Qualsiasi pakistano vi parlerà di Niazi come un incompetente cialtrone, un figlio del demonio. Incolpato moralmente per la sconfitta, Niazi, a capo delle forze di difesa pakistane in Bangladesh, aveva avuto il compito di prevenire l'avanzata indiana nel paese. Quando gli indiani attraversarono i confini diretti verso Dhaka, il generale andò nel panico e, resosi conto tra le lacrime della reale natura delle forze avversarie, scelse l'opzione della resa, lasciando passare indisturbate le truppe indiane nella capitale bengalese, dando loro modo di liberarla dall'assedio pakistano. La lezione che i pakistani scelsero di imparare dall'indipendenza del Bangladesh fu quella di considerare l'India come eterno nemico, i cui obiettivi sarebbero sempre stati quelli di disintegrare politicamente il paese e inglobarlo all'interno del suo stesso territorio. Per l'India la guerra del 71 fu uno dei momenti più gloriosi della storia nazionale. A differenza del conflitto in Kashmir, che si trascinava ininterrottamente dagli anni 40, in quell'occasione l'esercito nazionale era riuscito a sconfiggere l'acerrimo nemico pakistano e in un'unica manovra offensiva che non aveva richiesto più di 13 giorni. Fu un successo che gli indiani etichettarono con orgoglio il più grande successo militare dopo la seconda guerra mondiale, un tripudio che riuscì persino a cancellare l'onta della sconfitta subita per mano della Cina nel 1962 sui monti tibetani. La lezione che gli indiani scelsero di imparare fu quella di autoproclamarsi come una nazione al fianco degli oppressi, in questo caso i bengalesi, contro un popolo meschino e imperialista, il Pakistan, che, se necessario, avrebbe sperimentato ancora su di sé la forza dell'esercito indiano. Mentre per il Bangladesh, la guerra fu l'epilogo di un percorso glorioso verso la libertà, un duro percorso attraversato da pesanti perdite e genocidi, con 3 milioni di persone che sacrificarono la vita per liberare il paese. Come detto, la verità è strumentalizzata da tutte le parti, e questo sempre nella storia. Fu in questo contesto di smembramento, confusione, demoralizzazione e rabbia generale che Zulfikar Bhutto assunse la guida del paese. Miei concittadini, disse nel suo primo discorso via radio, stiamo attraversando la peggiore crisi nazionale, una crisi mortale. Dobbiamo raccattare i cocci della nostra nazione e creare un nuovo Pakistan, un Pakistan prospero, progressista e libero. Figlio anch'egli di una potente famiglia nobiliare musulmana, Bhutto vedeva nella classe capitalista pakistana il principale nemico del paese. Se c'è una cosa che Bhutto fece fu quella di stroncare la nascita di una vera classe capitalista liberale nel paese. In risposta alla perdita del Bangladesh e sospettoso degli atteggiamenti provocatori dell'India, l'obiettivo, anzi la vera ossessione del presidente, sarebbe sempre stata lo sviluppo di un armamento nucleare, con cui neutralizzare le eventuali minacce indiane, cosa che il paese, grazie ai suoi ingegneri, sarebbe riuscito a ottenere sul finire degli anni 70. Per salire al potere, il nuovo presidente utilizzò 3 slogan tanto diretti quanto chiari. L'Islam è la nostra unica religione, la democrazia è il nostro sistema, il socialismo è la nostra economia. Inutile dire che il presidente non rimase fedele neppure a uno di questi slogan. Sfoderare la spada del socialismo ebbe però un effetto a doppio taglio sulla sua presidenza. Etichettato come comunista e quindi anti-islamico, Bhutto scatenò la reazione
l'azione degli ultraconservatori religiosi, che lo inquadravano come una possibile minaccia favorevole all'espansione sovietica e che finanziavano le casse di molte istituzioni che poi avrebbero abbracciato i dettami del jihadismo. Questo con tutte le conseguenze che ancora oggi accadono nel paese: attentati, attacchi di miliziani al confine contro gli indiani, rapimenti e così via. Per riguadagnare la sua popolarità, Bhutto cercò così di compiacere la popolazione islamica, introducendo nella Costituzione molti articoli estratti dal Corano e islamizzando alcuni aspetti della vita pubblica. Ma questa inutile acquiescenza contribuì soltanto a rafforzare l'estremismo islamico e a dar vita a un movimento in totale opposizione al leader pakistano, il cui protagonista sarebbe stato il generale Muhammad Zia-ul-Haq, di profonda e radicale fede islamica. Incolpato di brogli elettorali nel 1977, Bhutto fu incarcerato e poi impiccato dallo stesso generale Zia, che a sua volta prese su di sé le redini del governo. Il decennio in cui Zia governò il paese fu caratterizzato da un regime militare dove persecuzioni e conservatorismo religioso ne divennero i tratti principali. Se Bhutto fu accusato di corruzione e despotismo, Zia non fu certamente da meno. Il suo fu da molti considerato il periodo più buio della storia recente pakistana. Zia diede avvio a un'epoca di sistematica islamizzazione, per meglio dire sciarizzazione, delle istituzioni. Prima di questo spartiacque, il Pakistan era infatti rimasto una nazione basata su modelli per lo più occidentalizzati, sullo stile dell'ex impero britannico, dove i giovani di famiglie facoltose andavano a studiare all'estero in università come Oxford e Cambridge. Con l'avvento di Zia le cose cambiarono e il partito estremista che funzionò da catalizzatore ideologico e politico del nuovo leader, Jamaat, ebbe campo libero nel rivoluzionare le cose all'interno del paese, dalla magistratura all'esercito fino a passare per la burocrazia. Tutto fu subordinato alle leggi della Sharia: divieto di alcolici, pene corporali come lapidazione e l'obbligo per le donne di mettere il velo. Nei media, come televisione e giornali, soggiogati alla censura di Stato, gli unici a fare carriera furono i giornalisti ispirati dall'ideologia islamica, mentre per riempire il vuoto che i grandi vecchi capitalisti avevano creato, lasciando il paese per via della forte estremizzazione ideologica attuata, Zia formò una classe imprenditoriale da lui dipendente, islamica, integralista, ma soprattutto finanziata dal traffico illecito del mercato dell'oppio e delle armi. L'invasione sovietica dell'Afghanistan nel 1979 fornì inoltre l'occasione al presidente di espandere la sua rete di collegamenti fondamentalisti nel nord del paese, trasferendo aiuti militari e finanziari ai mujahideen afghani, che oltretutto sarebbero anche stati supportati economicamente dagli stessi Stati Uniti di Reagan, con l'ingente somma di circa $1 miliardo l'anno. Nell'arco di pochi anni sotto Zia, il Pakistan tornò indietro di molti decenni, ben prima dello status che il paese aveva, guadagnato con l'indipendenza nel 1947. Una cosa però era certa: un personaggio politico come Zia, nel voler cambiare completamente il volto del paese in modo così radicale, si era firmato da solo la sua stessa condanna a morte. La notizia di un misterioso incidente aereo nell'agosto dell'88 fece subito comprendere che sotto la scomparsa del leader pakistano si celava molto probabilmente un assassinio. Dopo 10 anni di guerra e di esperienza brutale in Afghanistan, le milizie armate divennero in tal modo i veri signori del Pakistan. A partire dal vuoto lasciato da Zia, sarebbe stato l'esercito a decidere le sorti del paese. Soprattutto durante gli anni in cui la figlia dell'ex presidente Bhutto, Benazir Bhutto, prese il potere, l'esercito si spinse ben oltre il ruolo di semplice istituzione. Penetrando nella vita economica e industriale, i militari diventarono i nuovi padroni delle maggiori aziende pakistane, ereditarono enormi terreni su cui pianificare un'edilizia abitativa consona a loro e acquistarono più o meno legalmente i beni principali dello Stato. Fu la stessa classe militare che avrebbe spinto per ultimare il programma atomico avviato da Bhutto un decennio prima, senza nascondere, a differenza dei leader precedenti, le ambizioni nucleari pakistane. Mangeremo erba, moriremo di fame, ma costruiremo la nostra atomica, aveva detto Bhutto. Così fecero i militari, che riuscirono a fabbricare negli anni 90 una settantina di ordigni. Quando Bush Senior si appellò all'emendamento Pressler, che autorizzava a vietare qualsiasi aiuto militare ed economico al Pakistan qualora si fosse scoperta la proliferazione nucleare del paese, il presidente americano fu osannato come eroe dagli indiani, mentre visto come un diavolazzo dai pakistani. L'atteggiamento ipocrita per certi versi
degli Stati Uniti fu comunque lampante. Già all'epoca di Reagan si sapeva bene che il presidente Zia stava accumulando uranio per i suoi progetti nucleari. Ma allora c'era in ballo l'invasione sovietica dell'Afghanistan. Garantire sostegno al Pakistan nella lotta contro i sovietici in Afghanistan era molto più importante che fermare l'acquisizione dell'arma nucleare del Pakistan stesso. L'ennesimo regime militare fece perdere speranza nella politica locale ai pakistani, un sistema che giudicavano corrotto, aleatorio e basato su dissidi delle elite militari e burocratiche. Un atteggiamento rinforzato anche dal fatto che, sebbene il primo ministro degli anni 90, Nawaz Sharif, avesse liberalizzato gli investimenti e ripristinato la fiducia dei partner internazionali così da crescere il PIL del 6% e limitare l'inflazione al 10%, il popolo accettò passivamente, senza rimostranze, il colpo di stato del generale Musharraf. Dopotutto, tolto di mezzo un papa, o meglio un primo ministro, se ne fa tranquillamente un altro. Ok ragazzi, io direi anche basta, ci vorrebbe un altro video per parlare della storia ancora più recente del paese. Ci sarebbe ancora da parlare dell'alternanza politica tra Benazir, di Nawaz Sharif, i cambiamenti e le riforme politiche che cercarono di svecchiare il paese e di rimodernarlo, togliendogli di dosso l'estremizzazione dell'epoca di Zia, ma sarebbe impossibile con le tempistiche. Fino ad allora, Pakistan Zindabad. Lunga vita al Pakistan. Vi ringrazio per l'attenzione fino a questo punto, ringrazio anche i miei mecenati su Patreon, per Aspera ad Astra.